Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial. In questo video vi mostrerò come realizzare la maglia fresia, un modello di maglia oversize e dalla vestibilità comoda. È un progetto realizzato con la tecnica T, cioè significa che andremo a creare due pannelli perfettamente uguali partendo dal basso e una volta finiti li andremo ad unire insieme. Ho utilizzato 3 cake di questi, filato in puro cotone, il Donny sfumato della Tessiland color cipria. Presenta un bellissimo dégradé, queste delicate sfumature di rosa antico fino ad un delicatissimo rosa cipria. Un gomitolo di questi pesa 150 grammi e misura 375 metri di lunghezza. Qui è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto 3/4, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del 3. Come sempre, prima di iniziare ci tengo a ricordarvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi tutorial che usciranno. Detto ciò, iniziamo col tutorial. Qui faremo un piccolo campione. Il motivo che andiamo a fare si sviluppa in 3 righe ed è un multiplo di 15. Io nel mio progetto originale ho fatto 109 catenelle, multiplo di 15 più 4. Quindi andiamo a montare le catenelle. Io monto un motivo, faccio 15 maglie per un motivo più 4. Quindi vado a montare le catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 catenelle, quindi questo è un motivo più 4, 1 2 3 4 catenelle in più. Quindi andiamo a fare un bottino a maglia bassa, quindi vado a fare una catenella, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare la prima maglia bassa, quindi vado a ripassare tutta la catenella a maglia bassa. Allora, ripassata la catenella a maglia bassa, andiamo a fare il primo giro di motivo. Faccio una catenella e volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, una maglia alta, quindi 4 maglie alte. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 5 maglie di base, quindi 1 2 3 4 5, entro nella sesta vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 5 maglie di base, quindi 1 2 3 4 5, nella sesta prendo il filo sull'uncinetto e vado a terminare con 4 maglie alte. Quindi questo è il primo giro di motivo. Andiamo a fare il secondo, quindi partiamo sempre con una catenella, volto il lavoro e vado a fare le 4 maglie alte. Andiamo a fare 2 catenelle, 1 2 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassa nella terza catenella, quindi 1 2 nella terza vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e a partire dopo la maglia bassa nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassa. Ecco qui, 2 catenelle, 1 e 2 catenelle e vado a fare le 4 maglie alte. Ecco qua, quindi abbiamo fatto, vedete, il secondo giro di motivo. Andiamo a fare il terzo e ultimo giro di motivo, una catenella, volto il lavoro e andiamo a fare sempre le 4 maglie alte.
una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto, vedete qui, delle catenelle nell'archetto, in questo archetto, e vado a fare 7 maglie alte. Ecco qui, 7 maglie alte, una catenella e 4 le 4 maglie alte, quindi qui 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ecco qui, abbiamo terminato così, abbiamo concluso il nostro motivo. Adesso naturalmente andiamo, vi faccio la partenza, ricominciamo di nuovo il motivo dal primo giro, quindi andiamo a fare una catenella e volta il lavoro e faccio le 4 maglie alte, quindi 4 maglie alte. Iniziamo di nuovo il motivo, quindi andiamo a fare 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, e qui mi chiudo nella quinta maglia, quindi 1 della catenella, 2, 3, 4, nella quinta qui al centro mi chiudo con una maglia bassa. Quindi iniziamo il motivo così: 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo sull'uncinetto e vado a ripetere le 4 maglie alte. Abbiamo fatto il primo giro di motivo, vedete? Allora, qui nel primo giro ho saltato 5 maglie e nella sesta ho fatto la maglia bassa, mentre qui sul ventaglietto andiamo a saltare 5 maglie, quindi nella quinta andiamo a fare una maglia bassa, quindi 1 della catenella, 2, 3, 4, nella quinta andiamo a fare la maglia bassa. Adesso mettiamo da parte il campione e andiamo a lavorare sul progetto originale. Terminata la parte inferiore del pannello, a questo punto andiamo ad inserire le catenelle, quindi a fare le catenelle sia da una parte che dall'altra del pannello, in modo da creare la manica. Quindi ho deciso di mettere 45 catenelle, multiplo sempre, mantenendo sempre il multiplo, quindi 45 da una parte e 45 dall'altra parte. Quindi vado a fare uno, quindi metto un segnapunti qui, quindi questa è la prima catenella, e vado a fare 45 catenelle. Allora, fatte le mie 45 catenelle, a questo punto vado a tagliare il filo da questa parte, quindi andiamo a tagliare il filo da questa parte e facciamo un nodino, ok, e chiudiamo il nodino. Quindi questa è la 45esima maglia, quindi giro il mio pannello, vado a prendere il filo e vado a fare le catenelle da questa parte, quindi vado a fare un nodino, entro nella quarta maglia qui, quindi chiudo con una maglia bassissima, vedete qui, e adesso vado a fare le 45 catenelle. Allora, terminate le 45 catenelle, a questo punto andiamo a girare di nuovo il lavoro così e andiamo a fare il primo giro di motivo, quindi nelle maniche andrò a fare motivo, mentre qui nel pannello andrò a fare semplicemente delle maglie alte. Ok, quindi partiamo con il motivo, vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda dall'uncinetto, nella seconda catenella dall'uncinetto, e vado a fare una maglia alta, quindi chiudo 2, chiudo 2,
quindi iniziamo con 4 maglie alte, quindi 1, 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 5, 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare la prima di 4 maglie alte, quindi 1, filo sull'uncinetto, seconda catenella 2, filo sull'uncinetto 3, filo sull'uncinetto 4, ecco qui, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta andiamo a fare le 4 maglie, vedete, le 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta vado a fare una maglia bassa, ecco qui, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, mi rimangono le 5 catenelle, quindi saltiamo le 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle e andiamo qui sulle maglie alte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta, vedete qui del pannello dove abbiamo fatto l'inizio qui, e vado a fare la prima maglia alta, ecco qui, vedete, quindi abbiamo fatto il motivo nella manica. Adesso continuiamo con le maglie alte, quindi la seconda maglia alta, qui c'è la terza, qui c'è la quarta, ok. Allora, vedete, questa è la manica e questo è il nostro pannello. Adesso nel pannello io ho deciso di fare maglie alte, quindi qui ho fatto le 4, qui abbiamo le 7 maglie alte, qui del ventaglietto andiamo a fare 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte, qui le 4 maglie alte, andiamo a fare 4 maglie alte, quindi qui adesso ci sono le 7 maglie del ventaglietto, andiamo a fare 7 maglie alte, 4 maglie alte e così via, completiamo di maglie alte tutto il pannello. Quindi continuiamo con le maglie alte. Allora, ho terminato, vedete, tutto il pannello
di maglie alte. Quindi a questo punto andiamo a lavorare le catenelle per la manica. Quindi io ho fatto le 5 catenelle, salto 5 catenelle di base, quindi 1 2 3 4 e 5. Nella sesta vado a fare una maglia bassa, quindi entro nella sesta catenella e faccio maglia bassa. Ecco qui, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 1 2 3 4 5. Nella sesta vado a fare una maglia alta, la prima delle 4, quindi 1, nella catenella successiva 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nella sesta maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nella sesta le maglie alte, le 5 catenelle, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nella sesta maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Nella sesta maglia alta. Quindi vedete che mi rimangono le ultime 4 maglie, 4 catenelle per fare 4 maglie alte. Vedete, abbiamo fatto la parte delle maniche. Ecco qui. Quindi dopo aver aggiunto le catenelle faremo dei giri di andata e ritorno, ripetendo sempre il motivo nelle maniche, e qui sul pannello andiamo a fare solamente le maglie alte. Quindi così facendo il pannello prenderà la forma di una T. Ok, quindi andiamo a fare il secondo giro del motivo. Quindi facciamo una catenella e voltiamo il pannello, entro nella prima maglia, vado a fare le 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 maglie alte, 2 catenelle. Nella terza catenella, quindi 1 2, quindi 1 2 e 3, nella terza catenella vado a fare maglia bassa, 5 catenelle, e nella terza catenella, quindi 1 2 3, vado a fare maglia bassa, qui maglia bassa, 2 catenelle, 1 2 catenelle, e qui andiamo a fare le 4 maglie alte. Quindi andiamo a ripetere il motivo, lo andiamo a ripetere nelle maniche, mentre nel pannello davanti andremo a fare semplicemente maglie alte. Quindi continuiamo a fare il nostro motivo.
Allora, terminato, vedete, nella manica il motivo, qui andiamo a fare le maglie, nel pannello andiamo a fare le maglie alte. Allora, completiamo le maglie alte e il motivo nella manica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il secondo giro di motivo, adesso andiamo a fare il terzo e ultimo giro di motivo. Vi ricordo che il motivo si sviluppa in 3 righe, quindi vado a fare una catenella, volto il mio pannello e vado a fare le 4 maglie alte, qui vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 5 catenelle, nello spazietto delle 5 catenelle e vado a fare 7 maglie alte. Ecco qui, quindi una catenella, qui vado a fare le 4 maglie, una catenella, nelle 5 catenelle vado a fare 7 maglie alte e così via per la manica con il motivo, mentre nel pannello andiamo a fare le maglie alte. Quindi proseguiamo a ripetere il nostro motivo sulle maniche, ci alziamo per 17-18 cm e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i 2 pannelli, vedete, 1 e 2, e ho messo un pannello sopra l'altro, vedete? Quindi ho preso anche la misura dell'apertura del collo e io ho lasciato 22 cm come misura da questa parte a questa parte. Adesso vi dico subito la misura perfetta e sono 72 cm e come altezza io mi ritrovo con 67 centimetri. Come circonferenza io ho, vi ricordo che questa è una taglia SM, quindi io mi ritrovo con 38 centimetri. Allora, a questo punto andiamo a fare la cucitura sopra dal parcapunti fino a fine manica, quindi questo pezzettino andiamo a fare la cucitura sotto manica e tutto il fianco, quindi da una parte e dall'altra. Quindi iniziamo con le nostre cuciture. Quindi continuiamo a fare le nostre cuciture tutto il fianco, sotto braccio e poi dal marcapunti fino a fine manica, sia da una parte che dall'altra, e poi ci vediamo qui per continuare.
Bene, terminate tutte le cuciture, poi naturalmente andremo a nascondere i fili di lavorazione, la nostra magliettina è pronta per essere indossata. Il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.